Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato degli schemi, semplice schemetto sull'elettropneumatica. Vedremo il comando automatico di una porta. Questo modello di porta che si trova nei centri commerciali, ovunque ci sono delle porte a scorrimento. È un semplice esempio, vedremo come automatizzare questa porta e poi vedremo la simulazione attraverso il software Fluid Sim. Questo è lo schema di comando elettrico del nostro impianto. Vediamo che c'è la vista della nostra porta. Come possiamo vedere, quali caratteristiche abbiamo richiesto a questa automazione? Quando una persona si avvicina o dall'esterno, da dentro o da fuori, la porta ovviamente deve aprirsi tranne che non sia entrata in sciopero. La porta deve rimanere aperta fino a quando? Fino a quando non c'è nessuno sulla soglia che sia pronto ad entrare, cioè deve restare aperta, non si deve chiudere. Se sulla soglia non si trova più nessuno, la porta deve chiudersi, ma non istantaneamente, ma aspettare un breve periodo di tempo, un breve lasso di tempo, quindi un breve intervallo. Queste sono le caratteristiche richieste per questa porta. Come funziona? Non appena uno dei sensori, o quello sensore di movimento, ossia quello interno o quello esterno, che qui sono indicati come B1 e B2, registra la presenza di una persona, l'apertura della porta avviene mediante l'attivazione di un relè che comanda l'apertura. Se nel raggio d'azione dei due sensori il movimento rimane libero per un dato tempo minimo, si attiva un timer che abilita, quando è tutto aperto e il fine corsa di apertura, abilita il timer per l'operazione di chiusura. Tutto questo comando è collegato ad un interruttore generale, un interruttore principale che, se disattivato, la porta rimane chiusa. Solo quando questo interruttore può permettere l'attivazione di tutto l'automazione. In genere lo spostamento della porta viene normalmente effettuato con un motore. Nella nostra simulazione impiegherò una valvola di distribuzione 5.2 perché il software Fluid Sim non mi permette di simulare un motore, ma in questo caso simuleremo attraverso una valvola di distribuzione. Vediamo adesso, passiamo direttamente al Fluid Sim per vedere come realizzarlo. Bene, eccomi nel mio software Fluid Sim per la pneumatica. Cominciamo con più che primo componente per inserire l'immagine. E prendo questo bitmap, lo metto qui, vado a cliccargli sopra, sul browse vado a cercare l'immagine che mi serve. Mi sembra che ce l'ho sul desktop, l'avevo lasciata lì per caricarla velocemente. Sacco di roba. Eccolo qua, porta scorrevole. Ok, mi dice al 100%, facciamo al 50%, eventualmente poi la ridimensioniamo. Eccolo qui, così ho importato la mia immagine. Adesso cominciamo a costruire il circuito di potenza e poi il circuito di comando elettrico. Come vi dicevo, dovrei usare dei motori, ma usiamo dei cilindri pneumatici. Faccio il primo, così mi va bene, solo che per simulare il comando di apertura e chiusura vado sulle proprietà dell'oggetto e sui parametri gli dico che non si trova il pistone in posizione 0 ma in posizione di uscita. Eccolo qui. Adesso devo fare lo stesso quindi mi conviene fare un copia e incolla, solo che si trova nella direzione sbagliata, tasto destro, rotate oppure mirror orizzontale, eccolo qua, guarda, che fortuna, messo già a posto così. E adesso vado a prendere la valvola di distribuzione per il nostro movimento, il nostro azionamento, eccolo qua, una valvola 5.2
una elettrovalvola. Vado a collegare i miei due azionamenti. Ecco così. Qua vado a mettergli gli scarichi perché evito poi i messaggi inutili da parte del software quando è in run. E qui gli devo mettere la fonte di alimentazione, la mia pressione. Essendo un'elettrovalvola, quindi il comando avviene attraverso un segnale elettrico, vado a scrivere sulla bobina dell'elettrovalvola l'etichetta dell'azionamento. Ho messo a più da questa parte perché vediamo che già il cilindro è in fuori, quindi da questa parte avviene lo spostamento in avanti, mentre quando è alimentata, quando il comando è su o meno, ottengo lo spostamento indietro dei due cilindri. Bene, andiamo a realizzare adesso il comando elettrico, faccio un po' di spazio, vediamo se riesco a far tutto. Questo lo posso portare anche qui e lo rimpiccioliamo perché non è che sia fondamentale. Quindi qua vado a realizzare il mio comando elettrico, il circuito di comando. Innanzitutto mi servono l'alimentazione a 24 volt e il mio 0 volt. Comincio a usare i miei componenti. Dicevamo che quando il sensore B1 oppure il sensore B2 si deve aprire la nostra porta. Quindi vado a prendere i contatti. Scusate, sorry, moment, perché mi sono dimenticato che ho anche i fine corsa S1 e S2, quindi vado a metterli qua. Basta solo da una parte. Distance ruler, ok. Questo lo chiamo S1, si trova a 100, e l'S2 che è quello interno è quando il cilindro è rientrato e quindi si trova in posizione 0. S1 ed S2, ottimo. Adesso possiamo prendere i componenti che ci servono. Allora, per quanto riguarda i sensori B1 e B2, eccolo qua, vediamo che c'ho un sensore di... dove sei andato a finire? Eccolo qua. Capacitivo, magnetico, induttivo, ottico, però se lo prendo vedete che non mi funziona. E allora, piuttosto che prendere questo che non mi funziona, vado a prendere un contatto normale, cioè un contatto normalmente aperto e vado a stabilire che questo qui sia il mio B1. Gli devo mettere, giustamente, gli mettiamo l'etichetta B1. Il B1 deve andare a farmi aprire la porta. Mettiamo un relettino. Lo mettiamo qua. Ecco, gli diamo un po' di etichetta X. Adesso se la porta si deve aprire sia dall'interno che dall'esterno, quindi mi serve anche il B2. Faccio così, CTRL C, CTRL V, lo portiamo qua, lo colleghiamo all'alimentazione, questo lo mettiamo in OR e questo cambio l'etichetta e sarà il mio B2. Dicevamo che la porta comunque deve rimanere aperta per un certo tempo impostato sul timer. Se adesso premo B1 si attiva X, ma non appena manca B1 la porta si
torna a chiudere, quindi mi serve un'autoritenuta. Un'autoritenuta che me la vado a creare con un contatto normalmente aperto del mio stesso relè. E poi devo mettere un contatto normalmente chiuso del mio timer, che siccome il timer non l'ho ancora impostato, per adesso non vado a mettergli nessuna etichetta, la metteremo dopo. Bene, passiamo ad impostare il timer. Quando è che il timer deve cominciare a temporizzare? Quando il cilindro, quando i due cilindri sono rientrati, ma quello che mi interessa soprattutto è questo, perché è questo che attiva i due fine corsa, quando S2 è on. Bene, quindi prendo un contatto normalmente aperto, diciamo, per quale motivo? Perché non ho, vediamo che qui ho interruttori e pulsanti, ma non ho dei fine corsa, perché fine corsa vado a realizzarli direttamente da software dicendogli che questo qua è il fine corsa S2, qua sull'etichetta S2. Se poi gli voglio dire che anche è un contatto read, va bene così, lo metto, altrimenti lo lascio limit switch, ma metto un contatto read, eccolo qua. Questo è il mio sensore. Il sensore, anzi, lo sposto un attimo. Questo sensorino qua insieme al contatto del sorry, devo fare copia invece ho fatto taglia, insieme al contatto del relè che si chiuderà non appena questo qui è attivo e sarà mantenuto attivo da questo contatto, va ad attivare il mio timer. Dove sei, timer? Eccolo qua, relè temporizzatorio, ok. Lo lascio così 5 secondi, non ha importanza. Vado ad indicargli che questo qui è il mio timer. Abbassati, niente, non si vuole abbassare. Questo qui è il mio timer, lo chiamo T. Ah, sì, l'ho messo al posto del tempo, delay time, la label, metto la T, eccola qui. Adesso qui posso andare a mettere che questo è un contatto che dipende dal temporizzatore. Ok, non mi resta altro che adesso concludere il circuito di comando con i due azionamenti a più e a meno. Quindi, quando X è attivato, si deve aprire. Così vado a prendere un altro contatto aperto di X, mettiamo qui. Quando questo è aperto, valvola, questa corrisponde alla valvola solenoide, alla bobina dell'elettrovalvola. Naturalmente gli devo indicare che questa appartiene a questo qui, a quella bobina, quindi al movimento a meno. Ok, sì, movimento a meno. Una cosa che possiamo fare è aggiungere, anche se potremmo anche evitarlo, che quando questo qui è chiuso e quando il fine corsa S2 è chiuso,
S2 è chiuso, quindi parte anche quando, ovviamente non parte prima, parte perché S2 l'abbiamo messo anche qua. Potremmo anche metterlo qui, ma il limite lo lasciamo, dai. E poi invece quando X non è più attivo, per la nostra logica, se c'è X si apre, se non c'è X, diamogli la nostra etichetta X, si deve chiudere. Quindi prendo questo qui, facciamo il solito lavoretto, copia e incolla, questo lo portiamo qui, cambiamo la label e sarebbe A+. Bene, adesso andiamo a testarlo. Quindi sono sul B1, sul B2 non ha importanza. Quando arriva a 5 secondi si chiude dall'altra parte, vedete a meno. Adesso quando relay X non è più attivo c'è il movimento opposto. Cosa succede se c'è ancora la presenza di qualcuno? Ok, andiamo a vederlo. E lo lascio attivato. Vedete, il timer ha finito la sua temporizzazione, ma il meccanismo è rimasto aperto fino a quando non sente più la presenza di nessuno. Bene. Ecco, questo è quanto. L'ultima cosa, mi sono dimenticato l'interruttore principale che mi serve ad alimentare, permettere che la porta sia disponibile e quindi vado a mettere un comando, un interruttore che mi simula il mio interruttore generale. Non gli scrivo nemmeno niente. Scusate, ho sbagliato. Tolgo questo e ne prendo uno normalmente chiuso. Eccolo qua. Sì, quindi un contatto normalmente chiuso. Adesso questo contatto che metto qua può essere un contatto a leva, un contatto con la chiave, qualsiasi cosa che sia un bistabile. Anzi, avevo detto di non mettere nessuna etichetta, ma metto che questo qui è il mio interruttore generale. Ok, va bene, questo lo mettiamo di qua. Facciamo una cosa ordinata. Ok, andiamo a simulare. Mi dice linee sovrapposte, per quale motivo? Vediamo. Questo qui lo portiamo qui. Eccole qua, va bene. Facciamo un po' di ordine, non mi piacciono questi messaggi. Ok, ottimo. Mettiamo il caso che l'interruttore generale sia disabilitato, quindi vediamo che non succede niente, assolutamente, ovviamente niente. Lo abbiamo e adesso aspetta 5 secondi, dopodiché la porta si chiude. Facciamo anche da questa parte, tanto per completare. Ecco, faccio in modo di simulare che il sensore mi vada a vedere l'ultrasuoni, quello che sia, mi vada a vedere che ci sono ancora delle persone nel raggio di azione del sensore e quindi la porta rimane aperta fino a quando non sente più nessuno e si chiude. Bene, questo è tutto, questo è ovviamente il modo in cui io ho risolto. Non è che è l'unico modo, la logica potrebbe essere diversa, potremmo mettere anche altre componenti, ma questo
È un modo semplice per vedere questo esempietto, questo esercizio, in che modo quindi realizzare il comando elettrico di una porta scorrevole. Vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale in modo da poter ricevere anche gli aggiornamenti, i nuovi video e quindi far crescerlo. Vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo video.